Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Carla e oggi parleremo di comportamento passivo, aggressivo e assertivo. Insieme capiremo meglio come si manifesta e a fine video potrai fare tu stesso o tu stessa un piccolo test per scoprire quale usi più spesso. Pronti? Partiamo con un piccolo esempio. La tua amica deve andare a un matrimonio e ti chiede in prestito la collana che ti ha regalato tua madre. Un vero e proprio cimelio di famiglia. Ci tieni tantissimo e tu stessa la usi raramente perché temi di rovinarla. Cosa fai? 1. Anche se senti che è un oggetto troppo personale per essere prestato, le dici di sì, le presti la collana, ma passi la giornata in preda all'ansia perché temi che la perda o che si rovini. Questo scenario riguarda un comportamento passivo, tipico di quando si è incapaci di esprimere le proprie opinioni e i propri sentimenti. L'obiettivo generale è quello di evitare il conflitto, ridurre l'ansia di esporsi, rimandare le decisioni e ottenere la benevolenza degli altri. Queste sono le conseguenze a breve termine, ma a lungo termine si verifica bassa autostima, insoddisfazione nelle relazioni, solitudine, rischio di esplosioni improvvise e di aggressività e possibile comparsa di patologie fisiche psicosomatiche. 2. Ti senti offesa perché la tua amica ha osato fare una simile richiesta e la aggredisci. Ma come ti salta in mente? Sei forse impazzita? Io non ho parole. In questo modo umilieresti la tua amica e passato il momento forse ti sentiresti a disagio e in colpa. Le vostre giornate non trascorrerebbero nel migliore dei modi e il vostro rapporto ne uscirebbe compromesso. Questo scenario riguarda un comportamento aggressivo. Chi si comporta in questo modo non rispetta i diritti degli altri perché è concentrato solo sui propri. Si esprime in modo offensivo, umiliante e disprezzante. L'obiettivo generale è averla vinta a tutti i costi. A breve termine, questo comportamento consente di ridurre l'ansia, avere la sensazione di controllo e ottenere ciò che si desidera. A lungo termine, la persona ne ricava senso di solitudine, stress costante, difficoltà nelle relazioni e possibile comparsa di malattie fisiche psicosomatiche. 3. Rispondi alla tua amica in modo cortese che preferisci non prestarla perché per te è molto importante e personale. In questo modo ti sei riconosciuta il diritto a dire di no, sei stata onesta e coerente con te stessa e hai spiegato il tuo punto di vista alla tua amica. Questo scenario riguarda il comportamento assertivo. La persona assertiva tiene in considerazione i propri diritti, come quello di dire di no, e quelli altrui, come quello di fare una semplice richiesta. Le conseguenze a breve termine sono avere le idee chiare sulle proprie esigenze e desideri, stare bene con se stessi e avere la capacità di gestire le divergenze in modo costruttivo. A lungo termine rinforza l'autostima, favorisce la salute e permette di vivere relazioni in cui si è davvero se stessi. Quindi, questi sono i 3 stili di comunicazione principali con cui ci relazioniamo con le altre persone. Comportarsi in modo passivo o aggressivo ci viene spontaneo, mentre l'assertività è un'abilità che va allenata e fatta crescere nel corso del tempo. Attenzione! Nessuno si comporta solo in uno di questi modi. Il comportamento infatti può cambiare a seconda della relazione e del contesto in cui ci si trova. Sembra però che ciascuno di noi ne usi più spesso uno in particolare. Vediamo quali sono le situazioni che ci mettono più alla prova e che rendono più probabile usare un comportamento passivo o aggressivo. Dire il proprio punto di vista, manifestare il proprio disaccordo, fare una richiesta, rifiutare una richiesta, gestire un conflitto, fare una critica, ricevere una critica, fare un complimento e ricevere un complimento e infine esprimere e gestire le proprie emozioni. Facciamo un secondo esempio e vediamo se riesci a riconoscere tu stesso o tu stessa il comportamento passivo, aggressivo e assertivo. Alessio e Lucia stanno assieme.
Durante la giornata sono entrambi molto impegnati e la cena è il momento che possono finalmente dedicare alla coppia. Alessio però ultimamente ha l'abitudine di usare il cellulare a tavola. Lucia potrebbe reagire in 3 modi. Prova a riconoscere di che tipo di comportamento si tratta e scrivilo nei commenti. A. Lucia non gli dice niente. Dopotutto, ognuno è libero di fare quello che vuole. Comincia ad annoiarsi e decide di messaggiare anche lei con i suoi amici durante la cena. B. Lucia dice ad Alessio: «Caro, per me è importante passare del tempo di qualità con te. Lo so che siamo tutti un po' dipendenti dal cellulare, ma potresti fare lo sforzo di non usarlo a tavola?» C. Lucia sbatte i pugni sul tavolo e dice: «Lo vuoi mettere via quel cavolo di cellulare?» Hai riconosciuto che tipo di comportamenti sono A, B e C? Metti in pausa il video e scrivilo nei commenti. E ora scopriamo quali sono le risposte corrette. Il primo comportamento è quello passivo. Lucia fatica a dare importanza ai suoi bisogni e lei stessa non li esprime agli altri. Vuole evitare a tutti i costi i conflitti, per cui si adegua spesso alla situazione. Prova però una sensazione di disagio che potrebbe essere data da un mix di emozioni come rabbia repressa, frustrazione e tristezza. Il secondo comportamento è quello assertivo. Lucia pensa che il suo bisogno di vicinanza con il partner sia molto importante per far sì che la relazione possa funzionare nel tempo e quindi lo comunica ad Alessio. In questo modo riconosce e rispetta i suoi bisogni e allo stesso tempo li comunica rispettando i diritti dell'altro. Il terzo comportamento è quello aggressivo. Lucia riconosce il suo bisogno di vicinanza con il partner e lo comunica, ma non si preoccupa di rispettare i diritti di Alessio. Si esprime in modo offensivo, umiliante e disprezzante. Vuole ottenere ciò che desidera e non è importante ciò che desidera l'altro. L'obiettivo è rafforzarsi, degradando il partner e costringendolo a cedere. Li avevi riconosciuti tutti? Scrivilo in un commento qui sotto. La base del comportamento assertivo è il riconoscimento dei nostri diritti e di quelli degli altri. Questi diritti sono comunemente chiamati diritti assertivi e comprendono il diritto di essere se stessi, il diritto di avere bisogni e necessità diversi da quelli degli altri, il diritto di cambiare idea, il diritto di non giustificare il proprio comportamento e molti altri. Se sei curioso di conoscerli tutti, in descrizione trovi la lista completa. Le persone tendenzialmente assertive non fanno troppa fatica a riconoscere questi diritti a se stessi e agli altri. Le persone tendenzialmente aggressive sanno riconoscere questi diritti a se stessi, ma fanno fatica a riconoscerli agli altri. E infine, le persone tendenzialmente passive sanno riconoscerli agli altri, ma non a se stessi. È come se chi usa uno stile passivo o uno stile aggressivo adottasse 2 pesi e 2 misure per quanto riguarda i diritti. E ora passiamo al test. Questo è un test di autovalutazione che ti può essere utile per capire quale stile di comunicazione usi più spesso. Non ci sono risposte giuste o sbagliate, serve semplicemente a ciascuno di noi per conoscersi meglio. Prendi carta e penna e scrivi sul foglio la lettera che corrisponde alla risposta che daresti, per esempio 1A, 2C, eccetera. Ora elencherò una serie di situazioni di vita quotidiana. Prova a pensare a quali risposte tendi a dare la maggior parte delle volte in queste situazioni. 1. Sei in coda alla cassa del supermercato e una signora ti passa davanti. A. Alzi la voce e le dai della maleducata, così fai sapere a tutti che non ha rispettato la fila. B. Fai finta di niente, pensi che aspettare qualche minuto in più non ti cambierà la vita e probabilmente la signora ha più fretta di te. C. Fai notare alla signora che c'eri prima tu, lasciando intendere che sicuramente non se n'era accorta e quindi risparmiandole l'umiliazione. 2. Al ristorante ti portano un piatto diverso da quello che hai ordinato. A. Ti lamenti con il cameriere. Dopo l'attesa anche il piatto sbagliato. Possibile che non sanno fare il loro lavoro. B. Osservi il piatto che ti hanno portato. Non è quello che desideravi, ma non ti va di far notare l'errore. Con un po' di delusione lo mangi, mentre pensi al piatto che avevi ordinato. C. Chiami il cameriere e fai notare cordialmente l'errore.
Capita a tutti di sbagliare, no? 3. Al bar ti restituiscono un resto sbagliato. A. Pensate di fregarmi così? Datemi i miei soldi. B. Guardi il resto e noti che mancano solo 80 centesimi. Che sarà mai? Non vale neanche la pena di sprecare fiato. C. Fai notare che nella fretta ti hanno dato un resto sbagliato e inviti gentilmente il barista a ricontarlo. 4. In un negozio il commesso insiste perché tu compri qualcosa di cui non sei pienamente convinto. A. Ti arrabbi, alzi la voce ed esci infuriato dal negozio. B. Forse se insiste tanto è perché quel vestito ti sta davvero bene. Ma sì, compriamolo e facciamola finita. C. Guardi negli occhi il commesso e dici chiaramente che quel vestito non ti convince. Quando e se sarai convinto, lo comprerai. 5. Un collega arriva molto spesso in ritardo al lavoro. A. Appena arriva, fai notare a tutti l'ennesimo ritardo, alzando la voce e umiliandolo davanti a tutti. B. Forse non se la sta passando bene in questo periodo. Pazienza se io lavorerò un po' più di lui. C. Ti avvicini al collega e gli chiedi in privato se va tutto bene. Hai notato che arriva spesso in ritardo ultimamente e sei sinceramente in pensiero. 6. Un'amica ti dà spesso buca agli appuntamenti all'ultimo minuto, con delle motivazioni che non ti convincono del tutto. A. Alla prima occasione la aggredisci, dicendole che non è una vera amica e che sei molto deluso o delusa da lei. B. Non dici niente, non ti va di rischiare di rovinare l'amicizia per questa sciocchezza. C. Le spieghi in modo pacato il tuo punto di vista. Dato che il tuo tempo ha del valore, gradiresti saperlo in anticipo se vuole annullare un appuntamento con te. 7. Tuo figlio chiede abiti e scarpe costose, come quelle dei suoi amici, ma per te sono spese eccessive. A. Scarichi la colpa sui suoi voti scolastici. Se avesse avuto gli stessi voti dei suoi compagni, allora, forse, avrebbe avuto anche le loro scarpe. B. Compri gli abiti e le scarpe di marca a tuo figlio e taglia altre spese. Rinuncia alla palestra, smetti di dipingere, smetti di uscire perché la benzina costa troppo. C. Anche se si ribellerà e si lamenterà delle vostre finanze, dici chiaramente a tuo figlio che ti dispiace, ma quegli abiti sono troppo costosi e non ve li potete permettere. Hai risposto più spesso A, B o C? Se hai risposto più spesso A, utilizzi prevalentemente un comportamento aggressivo. Tendi a sperimentare rabbia molto intensa e ad attribuire cattive intenzioni agli altri. Per questo ritieni di dovergliela far pagare con vendette e atteggiamenti punitivi o svalutanti. La credenza di fondo è che devi mostrarti sempre forte e di successo, altrimenti gli altri potrebbero approfittarsi o prendersi gioco di te. Se hai risposto più spesso B, utilizzi prevalentemente un comportamento passivo. Tendi a non esprimere le tue opinioni e fai di tutto per evitare i conflitti. Ricerchi l'approvazione degli altri e fai spesso scelte che rendano contenti gli altri piuttosto che te stesso o te stessa. Tendi al perfezionismo e alla procrastinazione perché temi che sbagliando deluderai le altre persone. La credenza di fondo è che da soli si è troppo deboli per farcela. Se hai risposto più spesso C, utilizzi prevalentemente un comportamento assertivo. Tendi a comunicare i tuoi pensieri e le tue emozioni in modo onesto e rispettando le altre persone, senza umiliarle o cercare di manipolarle. Ti interessa raggiungere un compromesso che renda soddisfatti entrambi nella relazione, ma se non ci riesci non ne fai un dramma. Senti di essere te stesso e sei da stimolo per gli altri nell'utilizzare anche loro comportamenti assertivi. Accetti che non sempre si raggiunge un obiettivo prefissato e che non sempre si può piacere a tutti. Ti ricordo ancora una volta che se il tuo risultato finale non è assertivo, rientri nella maggioranza. Infatti, l'assertività è qualcosa che si impara nel corso del tempo e con questi video mi piacerebbe accompagnarti in un percorso che ti renderà sempre più assertivo o più assertiva. Se hai trovato utile questo contenuto, ti invito a lasciare un bel mi piace, iscriverti al canale e attivare la campanellina, così non ti perderai nessun video. Io ti ringrazio per essere stato o stata con me, ti saluto e ti auguro una giornata meravigliosa. Ciao!